Ciao amici, abbiamo fatto questo nuovo viaggio in Sardegna, ovviamente con l'amico Matteo, professor Corrias, che conoscete, e durante questo viaggio in Sardegna proseguiamo il nostro racconto della antica civiltà sarda, che abbiamo visto essere probabilmente diversa da quella che viene normalmente raccontata. E qui per esempio abbiamo già un esempio di cui il nostro amico Matteo ci darà tutte le necessarie spiegazioni, e poi proseguiremo con una visita al museo di Cagliari, dove incontreremo anche il professor Gigi Sanna, che ci spiegherà, e lì avremo modo di vedere da vicino anche i sistemi di scrittura di cui abbiamo parlato diverse volte nei video precedenti fatti assieme. Nella splendida cornice naturalistica del Monte dei Sette Fratelli abbiamo raggiunto questa tomba dei giganti, che è la tomba dei giganti di Isconcias, nel territorio comunale di Quartucciu, che è un esemplare magnifico di questa tipologia di monumento sepolcrale nuragico. E nel caso specifico abbiamo anche un esempio molto interessante della particolare tipologia di tomba dei giganti diffusa nella Sardegna meridionale, cioè questa costruzione a blocchi squadrati o lavorati senza la stele, che forse è l'elemento più noto e più caratteristico delle tombe dei giganti, la famosa stele centinata, che si può vedere in altri esempi celebri di tomba dei giganti. Nella Sardegna meridionale invece la tipologia diffusa è quella che vediamo qui. Un elemento molto interessante, direi caratteristico di questo monumento in particolare, è che possiamo dire praticamente perfettamente conservato. Oltre lo spazio dell'esedra, quindi lo spazio monumentale, cerimoniale e rituale, si apre, appunto a partire da questo piccolo portello miniaturistico, la camera sepolcrale, che è perfettamente conservata e che si può vedere proprio a partire dal portello. Le tombe dei giganti sono la tipologia di monumento e di santuario più caratteristica del bronzo medio in Sardegna, quindi della prima fase dell'epoca nuragica. Il culto che si celebrava presso questo tipo di edifici santuariali era con tutta evidenza un culto di carattere funerario, legato alla figura degli antenati divinizzati, che erano destinatari di offerte prevalentemente alimentari, i cui residui sono stati abbondantemente trovati in corrispondenza appunto di questa anche e di altre tombe dei giganti. Si tratta di vasi di vario tipo, vasi ceramici, metallici, destinati alla cottura dei cibi o alla consumazione dei cibi. È stato ipotizzato che una tipologia rituale che poteva avere sede nelle esedre delle tombe dei giganti fosse proprio il banchetto, cioè consumare del cibo in onore e forse idealmente assieme agli antenati divinizzati, appunto, come avveniva in molti altri sistemi cultuali, ad esempio in quello romano. L'offerta di cibi e soprattutto di bevande ai defunti è una pratica attestata trasversalmente in diversi contesti. Ad esempio mi viene in mente la famosa tomba 4 di Micene, che era addirittura dotata di una canaletta che consentiva il collegamento tra l'altare sovrastante la tomba e la sepoltura, e che con tutta probabilità serviva a versare dei liquidi che dovevano raggiungere il corpo del defunto, in qualche modo per restituire al defunto quel liquido vitale che il disseccamento della morte aveva prodotto. Il lessico che ad esempio Omero utilizza nei poemi per indicare la morte, ad esempio il verbo tarichewein, indica proprio l'atto del prosciugarsi, l'atto del disseccarsi. E è stato studiato, in particolare da Richard Onions, che l'essenza del culto funerario in un contesto, ad esempio, come quello greco, miceneo, era appunto favorire il disseccamento del cadavere per poi reintegrare
la vita, attraverso il liquido che se n'era andato, attraverso le offerte funerarie. Un altro elemento molto interessante che vediamo appunto nel dispositivo scenografico, come si esprimono anche gli archeologi di questa magnifica esedra, è questo betilo, che è stato nuovamente eretto, ma che è stato trovato in situ, e che è un altro elemento caratteristico appunto del corredo simbolico e rituale delle tombe dei giganti. Il significato dei betili che talvolta, soprattutto negli esemplari più tardi delle tombe dei giganti, possiamo trovare ad esempio collocati in degli esemplari miniaturistici su una stele dentellata che sovrasta l'apertura. Il significato è da ricondurre al grande tema storico-religioso della maternità della pietra. La pietra, in particolare la pietra che sorge dall'acqua sotterranea, è in qualche modo percepita dalle civiltà arcaiche come un doppio della madre, qualcosa che sorge dalla linfa vitale che scorre nel grande organismo del pianeta e che vivifica appunto un elemento naturale che è inteso in qualche modo come un doppio del grembo materno. Non è un caso che, con tutta probabilità, la tipologia originaria anche di Domus Deianas, cioè le sepolture tradizionali, caratteristiche del Neolitico in Sardegna, è probabilmente quella ricavata dentro i cosiddetti massi erratici. Ne abbiamo un esempio splendido nel sito di Ismottus presso Orroli, dove appunto dei grossi massi erratici distaccatisi dalla parete rocciosa di Sagorona Rubbia sono stati utilizzati appunto per ricavarci delle sepolture in forma di Domus Deianas. Il betilo è probabilmente un elemento che si colloca in perfetta continuità rispetto a quella tipologia santuariale con tutto funebre, con tutto il suo corredo di simboli. In qualche modo si tratta di un primo esempio di, vorrei dire, concettualizzazione di un elemento che appunto trova nel masso erratico che contiene il defunto, preparandolo per una dimensione ulteriore che si prepara dopo la conclusione della vita terrena, ecco un elemento nel quale possiamo osservare un processo di concettualizzazione in qualche modo. Si distacca dalla sepoltura, si emancipa, diventa un elemento a sé stante, però sempre collegato alla sepoltura, tant'è che lo ritroviamo nello stesso contesto. Il tipo di sepoltura cumulativa e collettiva che è rappresentato appunto dalle tombe dei giganti ha fatto supporre agli archeologi una fisionomia della società nuragica di carattere isonomico, cioè in realtà non esisteva una vera e propria gerarchia sociale. Ora, questa ipotesi, che è ancora abbastanza frequentata nel mondo degli studi archeologici, vorrei dire che all'interno di una tomba dei giganti come questa potevano trovare posto addirittura centinaia di cadaveri, d'accordo? Quindi lo spazio veniva interamente occupato. Bene, questa ipotesi in realtà, cioè quella di una struttura isonomica e tribale, ma non gerarchica, quindi priva di reali distinzioni castali all'interno della società nuragica, è probabilmente da rimodulare, da rivedere in base alla scoperta di sepolture ugualmente collettive nel contesto di anfratti naturali che potevano essere le sepolture della sezione, diciamo così, popolare della società nuragica, laddove le tombe dei giganti erano la sepoltura della sezione aristocratica, diciamo così, della medesima società. Il tema è molto affascinante e di non facile soluzione, come si capisce. Tra la prima e la seconda metà del XIV secolo, le sepolture collettive rappresentate dalle tombe dei giganti iniziano a cambiare radicalmente fisionomia. Il primo elemento a scomparire è proprio lo spazio scenografico dell'esedra, che prima viene in qualche modo razionalizzato e realizzato attraverso dei blocchi isodomi, quindi perfettamente squadrati e appunto posati in opera isodoma, come si dice, e poi scompare del tutto. Quindi rimane la camera sepolcrale,
ma priva di questo spazio che è lo spazio propriamente cerimoniale, dove avvenivano i riti collegati appunto a questa tipologia di santuario. Parallelamente iniziano ad affermarsi delle nuove tipologie di santuari, quindi tutti i santuari dedicati al culto legato alle acque, o al culto dell'acqua, come si esprimono gli archeologi, e sono fondamentalmente i templi a pozzo, i templi a fontana e le rotonde con bacile, che sono un'altra tipologia molto interessante di edifici templari, dove, secondo un'ipotesi suggestiva, quella formulata da Giacomo Paglietti, probabilmente avvenivano dei bagni termali o delle saune, no? Con l'aria umidificata dalla presenza dell'acqua. Questa intuizione nasce dal fatto che la struttura di queste rotonde con al centro un bacile che doveva accogliere l'acqua alloggiavano sulla parete appunto dell'edificio dei forni con apertura verso l'esterno dell'edificio che servivano con tutta probabilità a scaldare l'aria interna alla rotonda che poteva accogliere al massimo 7-8 persone generalmente. Dicevo, iniziano a comparire gli edifici templari legati al culto dell'acqua e soprattutto i templi a Megaron, che sono forse l'edificio più affascinante, più interessante, soprattutto per i noti richiami al mondo siro-palestinese, con quell'ipotesi che ci si apre davanti di un possibile collegamento molto profondo tra il Mediterraneo occidentale, quindi la Sardegna, e l'Israele antico. Aristotele e alcuni suoi commentatori raccontano di un culto molto particolare che avveniva proprio in Sardegna, cioè il culto dell'incubazione. Il nome incubatio, il nome latino, lo trasmette invece Tertulliano. In che cosa consisteva l'incubazione? L'incubazione consisteva per l'appunto nel dormire presso i sepolcri degli antichi, degli eroi, per un periodo molto lungo. Addirittura alcune fonti parlano di 5 giorni di sonno profondissimo che serviva come terapia e molto concretamente, ci dicono appunto questi autori, per stornare gli incubi e trovare un nuovo equilibrio psichico in qualche modo. L'ipotesi che è stata proposta e devo dire ha avuto un'accoglienza abbastanza generale è che i luoghi dove potessero avvenire questi riti incubatori fossero proprio le tombe dei giganti. Molto spesso, ora non in questo caso o non è rimasta comunque traccia, alla base dell'esedra si trovava una panchina che poi era anche il luogo nel quale avvenivano le deposizioni di oggetti votivi, ma la panchina è stata interpretata anche il luogo sul quale appunto le persone che volevano compiere il rito dell'incubazione avrebbero potuto giacere per addormentarsi. Mi viene in mente l'ipotesi suggestiva di La Marmora, che immaginava invece che l'incubazione avvenisse infilando la testa all'interno dell'apertura, che ora in questo caso non è piccolissima, ma in certi casi è davvero molto, molto ristretta, e quindi con la testa infilata in questo cunicolo e il corpo fuori sarebbe appunto avvenuto il rito dell'incubazione. Ora, l'ipotesi, che può essere anche affascinante da un certo punto di vista e può avere anche una sua coerenza se pensiamo alla tipologia di culto che di necessità doveva avere luogo in un contesto come questo, cioè in un contesto sepolcrale, però è un'ipotesi francamente piuttosto inverosimile, soprattutto perché addormentarsi e dormire per 5 giorni all'aperto, sotto le intemperie, alla luce del sole, insomma, è qualcosa che difficilmente si può accettare. C'è un'ipotesi alternativa a quella appunto di riti incubatori compiuti presso le tombe dei giganti, ed è quella formulata dallo studioso Massimo Pittau, il quale sostiene invece che i templi dove avvenivano i riti di incubazione erano proprio i nuraghi. I nuraghi che appunto per la loro particolare conformazione, che lui argomenta era assolutamente disfunzionale da un punto di vista di un utilizzo militare o anche abitativo di questi edifici, ecco, il nuraghe invece può essere molto plausibilmente intanto una sepoltura monumentale,
tant'è che Pittau osserva esistono delle nicchie abbastanza capaci all'interno degli edifici delle torri nuragiche per accogliere dei cadaveri che dovevano essere mostrati, dovevano essere visibili, e addirittura c'è un commentatore aristotelico, Simplicio, che ci dice che i sardi si recavano presso i sepolcri dei loro eroi dove li potevano vedere e li trovavano addormentati, quindi simili a dei dormienti, quindi probabilmente erano messe in atto anche delle tecniche di conservazione di questi cadaveri. Allora Pittau ipotizza che le grandi nicchie che potevano accogliere agevolmente un corpo umano fossero appunto i luoghi di deposizione di questi cadaveri illustri, e il centro invece delle torri nuragiche fosse il luogo dove in tutta tranquillità e al sicuro dagli agenti esterni o dalle minacce rappresentate per esempio dagli animali o da qualsiasi forma di disturbo, ecco, all'interno potevano avvenire questi lunghi sonni che potevano durare anche per 5 giorni. Ma qui all'interno sono stati trovati oggetti votivi, oggetti ornamentali legati ai cadaveri, insomma, che devono essere stati Sono stati trovati soprattutto dei piccoli gioielli in ambra, per esempio. A volte si tratta anche di oggetti di un certo pregio. Il discorso è che però non è stato possibile individuare alcuni corpi distinti dagli altri per prestigio a partire dagli oggetti che caratterizzavano il corredo. Dopo questa full immersion in situ, quindi abbiamo toccato con mano un esempio magnifico dell'antica civiltà nuragica, visiteremo appunto il Museo Archeologico di Cagliari, dove c'è un vero e proprio tesoro delle antichità sarde dal Paleolitico fino all'Alto Medioevo. Ci concentreremo in particolare per l'appunto sul periodo nuragico, osservando in particolare alcuni bronzetti. Sono la tipologia forse più importante di oggetti votivi legati alla civiltà nuragica, e poi un documento davvero straordinario che è la famosa Stele di Nora. La Stele di Nora è un oggetto tanto affascinante e tanto studiato quanto per molti aspetti misterioso. La sua datazione è stata collocata tra il X-XI secolo probabilmente. È un oggetto completamente scritto. Gli studiosi non sono concordi sull'alfabeto che è stato usato. Normalmente si interpretano i grafemi presenti sulla Stele di Nora come segni fenici. Con tutta probabilità si tratta di qualcosa di diverso, di più antico, anche perché dal punto di vista morfologico quello che si legge sulla Stele di Nora non è perfettamente riconducibile all'alfabeto fenicio. Ad ogni modo, le letture che sono state date sono davvero tantissime. Il primo problema è proprio discernere, distinguere i grafemi l'uno dall'altro. Tant'è che nell'Ottocento si è sentita la necessità di ripassare le lettere con un colore rosso-violetto che ancora oggi possiamo vedere. Si tratta di un'operazione che oggi sarebbe considerata alquanto problematica, anche perché vedremo insieme al professor Sanna che probabilmente ci sono stati dei fraintendimenti anche piuttosto grossolani. Ad esempio, cioè nel senso che colorando hanno fatto delle scelte in realtà. Esattamente, colorando hanno fatto delle scelte, e ad esempio quello che è possibile notare, e noi l'abbiamo visto avvicinandoci molto da vicino appunto alla Stele di Nora, non sono stati visti alcuni nessi alfabetici che invece sono presenti e che sono una delle caratteristiche tipiche dell'uso scrittorio nuragico. E il professor Sanna evidenzia proprio questo tipo di fenomeno, questo tipo di scelta che poi è alla base anche di un certo tipo di lettura e di interpretazione della Stele di Nora. Qualsiasi cosa ci sia scritto su questo documento, non ci azzardiamo oggi a farne una lettura e una traduzione, perché sono decine, davvero decine, le proposte di lettura e quindi di traduzione di questo documento che sono state fatte. Una cosa è certa: si legge chiaramente, scritto in caratteri semitici, probabilmente si tratta di una variante del sistema alfabetico proto-cananaico, si legge il nome Shardan. Quindi è la più antica attestazione, allo stato attuale delle conoscenze, del nome
della nostra isola o probabilmente dell'antico popolo che la abitava. In questa vetrina c'è una piccola ma molto interessante raccolta di una tipologia di oggetti tipicamente nuragici che sono i famosi bronzetti. Qui vediamo delle figure umane, delle protomitaurine, vediamo delle barchette, un oggetto che è sormontato da un piccolo uccellino e poi una spada, un altro oggetto molto interessante della bronzistica nuragica. Diciamo che la datazione tradizionale colloca questi oggetti tra il X e il IX secolo avanti Cristo. In realtà è stato possibile, abbastanza di recente, retrodatare di almeno un paio di secoli, quindi alla fine del XIV secolo, XIII secolo, la produzione, che è una produzione davvero massiccia di questo tipo di oggetti, gli oggetti votivi per eccellenza. Si tratta di oggetti la cui iconografia ci colpisce per la sua complessità. Ognuna di queste figure è caratterizzata da una certa singolarità e una grande articolazione proprio degli elementi costitutivi. Viene da pensare che questa ricchezza di dettagli, sia nelle situazioni, sia in quegli elementi che potremmo approssimativamente definire come esornativi, ma che poi in realtà esornativi non sono, sia in qualche modo riferibile a una vera e propria grammatica di significati che si può tentare di ricostruire anche da un punto di vista epigrafico. Certamente il professor Sanna ha fatto questo tipo di lavoro, questo tipo di proposte, ma certamente qui siamo davanti a un tipo di comunicazione che prima ancora che grafica o metagrafica è concettuale. E personalmente quello che mi colpisce è cogliere degli elementi di straordinaria continuità tra questo tipo di oggetti e la statuaria megalitica arcaica, i menhir, le statue menhir che abbiamo avuto l'occasione in passato di ammirare al Museo di Laconi. Io ci ritrovo alcuni elementi interessanti, per esempio questo pugnale, il tipico pugnaletto a essa gammata, tipicamente nuragico, che viene sfoggiato, in qualche modo anche esibito, no? Da molte di queste figure, è riconducibile a quell'objet poignard, come lo definiscono gli archeologi francesi, che nelle statue menhir della Francia meridionale, ma anche nelle statue menhir sarde, viene esposto al centro della persona. Dico della persona perché ormai è appurato dagli studi di Manuel Anati in poi, che in realtà siamo davanti, quando guardiamo la statuaria arcaica, e io direi in gran parte anche in casi come questi, a dei veri e propri compendi cosmologici, secondo un'ottica che poi la storia delle religioni ha potuto accertare, di perfetta corrispondenza tra, direbbe qualcuno, il macrocosmo e il microcosmo. Cioè nella persona umana si può dire compendiata la struttura intera dell'universo. D'accordo? Questa centralità del pugnale ha certamente a che fare con dei valori che sono di controllo, di potenza e in qualche modo di esercizio del potere, perché si tratta di un pugnale che ha, ecco, se osserviamo per esempio questo bel bronzetto proveniente da Uta, ecco, vediamo che la difesa in realtà, o l'attacco con le armi, può essere esercitato attraverso una grande spada che la figura tiene appoggiata sulla spalla e un bastone che viene nodoso, che viene esibito. Quindi quell'oggetto che si trova al centro del petto è in realtà un oggetto che ha un evidente valore simbolico. D'accordo? Un altro aspetto interessante io trovo che sia proprio la spada. La spada è un elemento che soprattutto nei edifici templari legati, come dicono gli archeologi, al culto dell'acqua, poi bisogna intendersi su che cosa fosse questo culto dell'acqua e quale fosse il rapporto poi tra la cultualità e l'elemento idrico. Ad ogni modo la spada ricorre in diversi contesti legati all'acqua, per esempio nella copertura acroteriale di alcuni pozzi sacri, ricorre come elemento decorativo.
l'abbiamo trovata anche ad esempio nell'altare che si trova nel nuraghe trasformato in tempio di Villanova Franca, su Mulino. È un elemento molto interessante che rimanda certamente a dei significati di eccellenza aristocratica, di difesa in armi, ma che in qualche modo nel suo tendere verso l'alto rimanda alla possibilità di un collegamento tra la dimensione terrena e la dimensione in cui la sensibilità arcaica collocava quegli esseri che sono gli esseri celesti, per l'appunto, in tutte le civiltà arcaiche trasversalmente. In questa vetrina abbiamo una piccola ma magnifica collezione di bronzetti, uno più bello dell'altro, soprattutto i 4 che si trovano qui, proprio davanti a noi. Questo suonatore di flauti di canna ad ancia è il flauto che è raddoppiato dal membro in erezione, è un bronzetto itifallico, dall'evidente significato apotropaico, no? Oltre che fertilistico. Abbiamo questo bellissimo bronzetto che rappresenta una donna, la madre, è stato chiamato la madre dell'ucciso, ecco, che tiene in braccio un guerriero morto, che sia un guerriero e che sia una personalità, insomma, di un certo livello sociale, lo riconosciamo dalla presenza sul petto del solito pugnaletto nuragico. Questo guerriero che ha in questo caso una simbologia piuttosto articolata, molto complessa, con questo bell'elmo cornuto, lo stocco nella solita posizione, ecco, appoggiata alla spalla, e poi forse il più interessante di tutti, che è il famoso bronzetto del sacerdote, musico e ballerino, come lo ha definito Giovanni Lilliu, ma di cui si può dare una lettura estremamente plausibile, oltre che estremamente interessante, se lo si raffronta con il testo dei capitoli 28 e 29 dell'Esodo, dove viene descritto l'abbigliamento ieratico prescritto da Yahweh ad Aronne. Direi addirittura che abbiamo in questo piccolo oggetto la rappresentazione plastica, visiva, di alcuni dettagli che oggettivamente dal testo biblico non è possibile comprendere poi concretamente come fossero realizzati. Ad esempio, vediamo che la testa del personaggio rappresentato è circondata da una corda che tiene un sistema piuttosto complesso che nella Bibbia viene definito turbante, e nel retro si vede, ecco, come questo turbante sia dotato di una piccola asta che serve a reggere in posizione verticale il diadema che si erge sopra la testa. I dettagli che ci consentono di istituire questo parallelismo con il testo biblico sono tanti. Il diadema sicuramente è il più interessante di tutti. Tra l'altro noto subito che ora il bronzetto è molto piccolo, però purtroppo dal punto di vista museologico non è per niente valorizzato, perché ci vorrebbe una lente che consenta di leggere l'incisione che invece è presente proprio sullo specchio del diadema e che è possibile leggere come Zaan, un termine che ricorre anche in altre iscrizioni nuragiche e che può essere interpretato appunto come un equivalente del semitico Kadosh, che è esattamente ciò che viene prescritto dal testo biblico come ciò che deve essere scritto sul diadema, sacro al Signore. Dicevo, gli elementi che rendono possibile istituire un parallelismo tra questo personaggio, tra il personaggio rappresentato in questo bronzetto e il testo biblico sono tanti, a parte il turbante e il diadema. Questo pesante manto che sembra realizzato di scaglie metalliche, no? Ha proprio un aspetto molto, molto solido. Poi quelle cavigliere, quelle armille che possiamo notare ai piedi del personaggio ci ricordano per l'appunto il manto, ecco, non so quanto si possa vedere, però il manto che ha un bordo molto spesso, molto solido. Ecco, questi dettagli li troviamo incredibilmente tutti presenti nel testo biblico. È davvero qualcosa di entusiasmante, devo dire. Soprattutto la cosa che mi piace di più è notare come nel retro sia possibile capire quale tipo di sistema consenta di tenere in piedi questo
questo diadema. Ora, un altro aspetto molto interessante di questo bronzetto è che è completamente pervaso di scrittura. Ora, ripeto, è molto difficile vederlo, anzi forse a occhio nudo è impossibile, perché si tratta di incisioni molto molto piccole. Però nella parte retrostante del mantello noi avevamo già notato in un nostro precedente video la presenza di un nome che in questo contesto ci sorprende, cioè il nome di Jubal. Jubal, personaggio biblico di stirpe cainita, e questo è un elemento davvero, davvero incredibile, che però attraverso gli studi di paleoetnologia ci riporta a una situazione che è quella nella quale anche la civiltà sarda era immersa in un'epoca molto remota, cioè in epoca preistorica. Ci riporta cioè a quella che i paleoantropologi hanno definito la civiltà proto-mediterranea, che aveva delle caratteristiche molto precise, due delle quali sono il culto della Grande Madre, cioè della Madre Terra, e una struttura sociale di carattere matriarcale, e il culto taurino delle corna. Ora, a proposito del culto della Grande Madre e dell'idea della maternità della terra, io trovo che questo oggetto, l'iconografia di questo bronzetto della madre che accoglie in sé il defunto, si legga molto bene a partire proprio da questo sostrato culturale. La madre terra accoglie il corpo come in un nuovo utero e in qualche modo ne agevola, ne propizia, potremmo dire, la rinascita in una dimensione ulteriore. La terra dunque come madre che accoglie nel suo grembo, in una nuova gestazione, una vita che si prepara in qualche modo dopo la morte. Questo lo chiamano la madre dell'ucciso perché richiama la madre dell'ucciso di Francesco Ciusa, eccetera. Vedi che qui la donna abbraccia il figlio, tiene il figlio, ma il figlio è avvolto dall'oggetto manto, che lì significa protezione. Nel Museo Archeologico di Cagliari è presente una parte delle statue dei cosiddetti giganti di Monteprama, l'altra parte è visitabile al Museo di Cabras. E una cosa che mi ha sempre colpito di questa statua in particolare, a proposito del bronzetto del sacerdote musico e ballerino e dei straordinari parallelismi con i capitoli 28 e 29 dell'Esodo, è proprio la presenza nell'iconografia di questa statua di una placca pettorale che così viene interpretata almeno dagli archeologi, ma che onestamente bisognerà ammettere come strumento di difesa fisica contro degli attacchi apportati da un nemico è abbastanza inefficace tutto sommato, no? Più del petto difende il ventre. E che invece ricorda tanto da vicino il Hoshen, che è uno dei due indumenti cerimoniali e ieratici che Yahweh prescrive ad Aronne sopra la tunica. Al di sotto del pettorale, di questo Hoshen, è interessante notare la presenza di quest'altro indumento, che invece potrebbe essere riferito all'efod, che è un altro appunto indumento ieratico sempre descritto nel libro dell'Esodo. È un elemento piuttosto interessante perché è una spia che ancora ci riporta al mondo biblico e alla tradizione appunto dello yavismo israelitico. Direi che a chiusura di questa tappa, perché in effetti possiamo considerarla la tappa di un giro, abbiamo anche fatto una conferenza, un incontro in occasione della manifestazione Dialoghi di Carta, e alla quale ha partecipato veramente un sacco di persone, sono state viste più di 400 persone, e abbiamo parlato, abbiamo raccontato, abbiamo dialogato liberamente, con grande soddisfazione di tutti, e quindi è stata una chiusura di tappa veramente molto gioiosa, devo dire, oltre che ovviamente interessante dal punto di vista culturale,
ma soprattutto gioiosa e umanamente molto intensa per l'incontro che abbiamo avuto con le persone. È così, l'aspetto che hai evidenziato, quello cioè del dialogo, penso sia l'aspetto più interessante, cioè ogni volta si tratta di riprendere il filo di un discorso che noi non abbiamo mai interrotto e c'è sempre qualcosa che si aggiunge o che ci indirizza verso possibili nuovi esiti di una ricerca che ci Esatto, regala sempre grandi soddisfazioni. diciamo verso una nuova tappa. Una nuova tappa. Ciao amici, grazie.